Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera il 23 agosto del 2023, 23 per questo obbligo di riscatto del mercoledì. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Ci ritroviamo per un obbligo di riscatto di metà settimana, ormai già lanciati verso la prossima partita del Milan, ovvero Milan-Torino, seconda giornata prima in quel di San Siro. Se ad esempio non avete visto la stanza di bottoni sulla prima giornata, andatevela a recuperare. Ieri sera abbiamo fatto un'ampia analisi di quella che è stata la prima giornata, al di là del bellissimo gol di Pulisic, della parata di Mike, insomma, di qua e di là, in una metacampo o nell'altra, in transizione negativa o positiva, abbiamo avuto modo di analizzare quello che è un po' il nuovo Milan di quest'anno, al netto del fatto che è comunque la prima giornata. Ma qui siamo per parlare di obbligo di riscatto, Bea, quindi calciomercato. Sì, Come abbiamo scritto nel titolo, ormai è rimasto un unico obiettivo per il mercato del Milan, ovvero la punta. Siamo ormai a poco più di una settimana dalla fine del mercato, un mercato che si ritroverà a questo punto con 9 colpi fatti, visto che Pellegrino ieri ha firmato ed è diventato un nuovo giocatore del Milan. Siamo in attesa del 10° e siamo in attesa anche di capire, Bea, che fine faranno i vari giocatori che in questo momento sono fuori dal progetto, ma di questo parliamo dopo. Ti faccio vedere velocemente cosa scrive oggi Gazzetta: il pittore e l'architetto, il Milan è già ai piedi di Pulisic e Renders, l'americano in gol al debutto come sceva Weah e Van Basten, l'olandese, calma ragazzi, l'olandese da record 100% di passaggi riusciti in 90 minuti, anche qui calma. Lo posso dire perché ho una la parola considerazione. calma, ascolta, te lo dico per la tua salute mentale, la parola calma quest'estate non esiste. L'abbiamo vista e quindi non mi aspettavo altro che questi paroloni, quindi è così. Cardinale, 9 affari, sì, c'è potenziale, Milan, idee chitiche, e di questo parliamo tra poco, e seconda stella. Il fondatore di Red Bull dalla Gazzetta: buona prima partita, ottima prestazione, sabato è atteso a San Siro per il Toro. Eh, Come detto, Bea, il candidato, l'uomo forte, l'uomo principale in questo momento, dove il Milan ha già fatto più di un sondaggio per provare a capire se si riesce a portare in prestito, perché di questo si tratta. Il Milan sta cercando di provare a capire come fare una punta in prestito. Non vorrebbe andare a mettere ulteriore denaro su questo mercato. E quindi Ugo Ekitike, Bea, del Paris Sì, è Saint-Germain. un vecchio pallino di Moncada, quindi non mi ha stupito quando questo nome si è fatto avanti tra i 1000 nomi di quest'estate. Chiaro che poi sta a lui dimostrare se può davvero essere l'attaccante che può giocare con Giroud. Con Giroud non intendo sul campo insieme a Giroud, intendo che possa essere una valida alternativa, non 5 volte in una stagione fare il titolare dal primo minuto e far sedere Giroud. È un ragazzo giovane, al Paris Saint-Germain non ha trovato tantissimo spazio, nonostante comunque abbia giocato le sue partite come vediamo qui in grafica. Queste sono le presenze totali, poi ovviamente bisogna andare sempre a vedere quante sono le partite che ha giocato dal primo minuto, che non sono tantissime, però non sono nemmeno pochissime. Ecco, questo no, e dovremo capire la formula con cui il Milan lo vorrà, se lo vorrà portare a Milanello. Esatto, è un giocatore che l'anno scorso ha incontrato qualche problema in più, forse magari il Paris pensava di essere un po' più avanti con questo ragazzo nel suo svezzamento. L'anno precedente ha fatto molto bene in Ligue 1, l'anno scorso, come vediamo, ha accumulato quasi 1400 minuti, ma alla fine di gol ne sono arrivati solo 4, con 4 assist, un po' coinvolto nella stagione un po' strana anche del Paris Saint-Germain, in attesa di rilancio, un giocatore che Moncada conosce benissimo, come vediamo ha anche un discreto fisico, allora più in altezza che in spessore, magari qualcuno
di voi già l'avrà visto, sicuramente l'avrà visto, è inutile che siamo qui a raccontarlo. Però è un giocatore che potrebbe fare al caso nostro, come dice Giroud, quindi non per Sì, dargli le chiavi dell'attacco per 40-45 partite, ma come alternativa anche un pizzico diverso rispetto a quello che potrebbe fare Oli in questa stagione. Vediamo quindi se il Milan riuscirà a convincere il Paris Saint-Germain a ottenere un prestito con diritto, cosa che il Milan vorrebbe fare per Ekitike. Il Paris da inizio della sessione di mercato non ha mai escluso la possibile partenza del ragazzo, cioè non è che ha detto no, è incedibile, non lo diamo via, anzi si è sempre resa disponibile a trovare una soluzione che possa essere però definitiva. Si era sì, parlato dell'Eintracht nell'ambito dell'affare Colomoni al Paris, lui stesso ha detto che invece gli piacerebbe più rimanere in Ligue 1. Se il Paris apre al prestito con diritto, il Milan c'è, o quantomeno non deve essere un obbligo, diciamo così, rigido, magari vincolato a qualche raggiungimento di un obiettivo personale o di squadra del ragazzo. Altrimenti si andrà su altro. Diciamo che su di lui il Milan però sta già lavorando, cioè non è un nome così che piace e sì, punto. sì, sì. Andiamo avanti, perché ci sono un paio di alternative che tra l'altro ieri sono uscite come nomi qua e là, erano già uscite in passato, o meglio, il nome è quello di Vangelis Pavlidis, attaccante della Z di Alkmaar, i nostri cari amici di Alkmaar che tanto ci hanno fatto penare per Tijani Reinders e che potrebbero essere di nuovo in affari con noi. Ora, faccio una premessa, prima che poi ovviamente nei commenti mi scrivete, ma questo in prestito non lo danno. Avete ragione. In prestito un giocatore che fa il titolare, ve lo faccio già vedere, questo è lo score di quest'anno, quindi ha già segnato 3 gol in Eredivisie, l'anno scorso ne ha fatti 22 complessivi in stagione, senza qualche clausola che porti all'obbligo. È difficile che la Z di Alkmaar si sieda per vendere in prestito il suo attaccante titolare. Beh, giustamente direi. Eh. Però, siccome è uno di quegli attaccanti seguiti molto da vicino dal Milan, era giusto mettere nero su bianco anche il suo nome, come quello di Santiago Jimenez. Anche qui è un cavallo di ritorno, Bea, perché di questo ragazzo si era già parlato in passato. Sì. Stesso discorso, e il Feyenoord difficilmente ti dà un giocatore del genere in prestito con diritto così. E quindi restiamo su Ekitike. Io resterei Sì, su diciamo Ekitike. che è la formula più semplice forse, più fattibile, meno costosa. Meno costosa e soprattutto quello che in realtà il Milan in questo momento vuol fare, cioè non mettere una grande quantità di denaro sulla prima punta, o meglio, sull'altra punta, insieme a Olivier Giroud. Si era fatto il nome di Ken qualche giorno fa, anche in un fantasmagorico possibile scambio con Alexis Almacher. Io non so cosa ne pensi tu, io lascio. Lascio Lascio. anch'io Ken, sinceramente credo che serva altro, sia al Milan che allo spogliatoio del Milan. Sì, ma in generale io lascio. Eh, Ci serve, ma anche forse un altro tipo di attaccante, penso io. Poi magari ci smentiranno e andranno a prendere proprio Il Ken. problema è che il 23 di agosto Mm, non è facile, cioè già è l'attaccante comunque un ruolo che come ti siedi hai speso. mm. Il 23 di agosto con tutte le dinamiche del Milan, voglio dire, il Milan cerca un attaccante che deve avere certe caratteristiche tecniche, ma anche economiche, di età, di occasione, quindi non sarà semplice, ecco. Io la mano sul fuoco che non rimaniamo così non ce la metto. Ballo Touré, non ci sono novità e quindi andiamo Sta avanti. pensando, sta pensando. Viva Dio, quanto sta pensando? Sono 2 mesi che pensa. Eh, Ce l'aveva detto il collega di Bologna, Alessandro Mussini, mi ricordo sì, lunedì. sì. Valutore deve capire cosa fare della sua vita. Credo che frase più azzeccata non c'era.
Orighi, ieri è uscita una voce sullo Sheffield, sull'interessamento dello Sheffield. Allora, anche qui non è una novità, cioè su Orighi si erano già mosse a suo tempo 3-4 squadre di bassa Premier League, ma a suo tempo Orighi aveva rifiutato perché pensava di poter trovare di meglio. Ora, nessuna squadra di media-alta Premier League si è fatta viva, nessuna offerta irrinunciabile dall'Arabia è arrivata. Cosa vuol fare Divock dell'anno prossimo? Perché altrimenti il rischio è che quello che si vede alle partite, se bene gli va, di fianco Pioli, se male gli va, di fianco a Cardinale. Quindi non so. Però io ti faccio la stessa domanda con protagonista il Milan. Che cosa vuol fare il Milan di Orighi? Perché Orighi lo paghi 4 milioni all'anno. Quindi se non lo riesci a vendere, secondo me ti devi mettere anche nell'ottica di farci qualcosa, perché altrimenti sono soldi tanti Mm. buttati, buttati proprio. Dopo un anno, A meno cioè, che il Divock negli ultimi giorni di mercato Bea ritorni sui suoi passi e prova a considerare anche offerte tipo quella dello Sheffield, sì. che magari non è proprio l'Arsenal o il Però, cioè, Tottenham. voglio dire, pensaci. L'anno Mm. scorso abbiamo visto Bakayoko entrare e giocare, non so se ricordi la partita. Non vorrei Eh, rifare la stessa roba, grazie. ok, però Righi dopo un anno ha quello stipendio, non riesce a piazzarlo, perché mi sembra evidente che ad oggi non riesce a piazzarlo. Io non so, proverei a riconsiderare la cosa se lui non andasse via, perché altrimenti davvero è tutto un po' inutile, non solo per lui, ma anche per il Milan. Alexis Almacher, perché di Alexis c'è sicuramente più movimento, d'altronde è anche un giocatore che ha giocato ed è più spendibile sul mercato. Col Betis lui due chiacchiere le ha già fatte, un principio d'accordo ce l'ha. Il problema è che noi facciamo i giocatori che vanno via, fanno i principi di accordo con squadre che storicamente non mettono troppi soldi sul mercato, ovvero Krunic col Fenerbahce, che già il Fener a confronto qualche soldino lo mette, il Betis ha già parlato con Alexis, ma anche qui se non escono soldi è dura, è durissima. C'è un nostro comune conoscente che proponeva un fantasmagorico scambio con Guido Rodriguez del Betis, però visto che a noi ci serve un mediano, e allora serve Salmacher. Ma vabbè, Quisquiglia a parte, idem per Krunic. Se le due squadre non mettono sul piatto una cifra quantomeno decente, Sì, ma è lascialo lì difficile. Krunic, che è l'unico rimasto a poter fare quel Lo ruolo. so, Ci manca solo che va via Rade, cioè poi per carità, se va via Rade dopo però 24 ore mi arriva il mediano. Anche Rade deve togliersi dall'idea che c'è la possibilità di partire. Ora, se il Fener per un mese, 2 o 3 settimane, quelle che sono, non ha fatto l'offerta, non la fa l'offerta, basta. Nel caso è più semplice andarsi a sedere con il Milan, nel caso e provare a capire se c'è possibilità di rinnovo. Ma se il Fener non mette i soldi, Però magari, facciamolo. magari oggi pomeriggio l'allenatore del Fenerbahce che continua a spingere per avere Krunic dice alla propria dirigenza: no, no, io lo voglio assolutamente, cercate di fare uno sforzo, mettete questi soldi e la cosa si sblocca magari. Detto che il Milan si ritroverebbe senza il perno centrale al 23 di agosto, Eh, cosa che non so se il Milan voglia fare ormai arrivati una settimana dalla fine, però mettiamo il mercato, cioè, mi fa un po' sorridere quando si dice mercato chiuso a una settimana dalla fine, perché non puoi mai sapere chi alza il telefono in Europa, ti chiama e ti dice guarda ti offro X per quello, cosa facciamo? sì, però sei in una Quindi situazione talmente corta lì che io ti dico quello che ti dico da una settimana. Il Milan, Rade si deve mettere in testa, come hai detto tu, che se il Fener non fa l'offerta lui resta, però anche il Milan si deve mettere in testa che o lo vende e trova un sostituto subito, o lo tiene e gli rinnova il contratto e si siede. Cioè, bisogna chiudere una porta, almeno una porta la devi chiudere. chiudiamo a proposito di chiusure, Bea, con questo.
Dove va Mm. Romelu? Non che ci Caspita, riguardi, o forse sì, non lo so. pensavo ci fosse la fila, No, fai la brava. Però mi è piaciuto però questo cambio di passo sulla considerazione su Romelu, perché il buon Lukaku fino a un mese fa sembrava un campione epocale perché stava andando all'Inter, grande Romelu, cuore nerazzurro, bravo, bravissimo, in forma, smagliante, Romelu è passato. La le dura, sera che il grande Milan ha venduto, agente, adesso Romelu è passato, ti disoccupato. ricostruisco il suo excursus. La Vabbè. sera che il Milan ha venduto Tonali doveva venire al Milan, poi doveva tornare all'Inter, poi doveva andare alla Juve. E oggi Romelu dove ti piazzo? Dove va Bea? Dammi un nome, perché tanto lì non può stare, non parla nemmeno con Pochettino. Cioè, Boh, tanto si muove. Gli sinceramente. ultimi 3 giorni di mercato in un modo o nell'altro lo piazzano da qualche parte, lui rinuncerà a qualcosa e lo piazzano. Dove va? Ma guarda, ne abbiamo parlato la mattina al mercato. Mm. Al Chelsea guadagnava 10,8 netti e all'Inter 8,5. Mi sembra che ci sia parecchio da rinunciare se dovesse venire al Milan. La Se Juve, dovesse venire al se Milan non vende, deve tagliarselo più della metà di quello che prende al Chelsea. alla Juve, se Vlahovic resta lì, non credo che ci sia posto. L'Inter, mi sembra che il matrimonio sia finito. E a Roma? Non so. Sì, ma anche qui deve rinunciare a tanto. Vabbè È che un la Roma l'anno giocatore che è scorso. separato in casa. Tu escludi che il Chelsea contribuisca anche a pagare parte dell'ingaggio piuttosto che non trovarsela Cobham ad allenarsi con i No, ragazzi no, dell'Under certo. 21. Però il Chelsea ci ha speso tantissimo. Mm. Penso che anche la squadra che lo vuole dovrà fare qualcosa, perché se il Chelsea paga l'ingaggio, non so, io penso a un'offerta, non so perché, ma ho in testa che alla fine una squadra araba faccia un'offerta prima della fine del mercato. Però tu mi dirai, l'avrebbe già fatta, anche questo è vero. Beh, siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan delle 11, alle 13 lancia, alle 16 il talk e al talk c'è Stefano Borghi, quindi lo andremo a stuzzicare un po' su quella che è l'inizio di questa Serie A. Bea, grazie, ciao. Ci ritroviamo Grazie a con te voi, al talk e poi a filo rossonero. a dopo. A dopo? A dopo, nella giornata. Buona serata, buona serata, buona giornata a tutti, ci ritroviamo tra poco.